Giacomo è l'amico di oggi. Buongiorno Monica. Buongiorno. Eccezionalmente oggi senza il mio viso, ma la mia presenza non cambia, quindi iniziamo. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come lo vedi. Allora, lo vedo seduto su di un prato, alle sue spalle c'è il mare e sopra il mare il sole. L'impressione che mi dà è di calma, di totale assenza di paura. Di paura? Totale assenza di paura. Perché ha saltato pau e poi non si è sentito. Ti dà l'autorizzazione? Allora, ha gli occhi chiusi, li apre e proprio, non so, col solo sguardo capisco che è sì. Ha degli occhi molto espressivi, oltre che molto buoni. Vibrazione e seconda sessione di Giacomo. Vibrazione. 46 miliardi. Consapevolezza. 173. Anima. 46. Vite. 998. Cervello. 9,7. Vabbè, pagella a pieni voti. Quindi quello che doveva fare Giacomo nella sua vita già l'ha fatto al 90%. È in un periodo di incubazione, come per una fase successiva. Allora tutto gli sembra un po' statico e in realtà è come se stesse preparando un'altra parte nuova della sua vita. Che progetto si è dato? Allora, mi fa un po' sorridere perché penso che quello che si era dato precedentemente fosse il bosco, no? E adesso mi viene il bosco in città. Come se fosse in maniera più ridotta una situazione di isolamento, no? Perché non è più il bosco nel senso proprio di altro rispetto alla società, no? Ma è il bosco all'interno della città, no? Quindi un isolamento un po' più piccolo, come se stesse mano a mano superando questa sua caratteristica, che è sempre stata molto di escludersi, no? Da tutto, da tutti. Però anche questo è come se fosse in fase di lavorazione per arrivare a una tappa successiva. Come si chiama la tappa successiva? Mi dice integrazione totale. Cioè lui troverà la dimensione giusta per sé, che ovviamente non è uguale per tutti, no? Mm-hmm. Però quella in cui lui starà bene, si sentirà realizzato. Okay. E è proprio in questa fase qui, è preparatoria, come se molte cose fossero lì in attesa di uno sviluppo, Mm-hmm. ma non è così male come a lui pare. C'è un passaggio dovuto. Sì. Ci sono interferenze eteriche? Vedo solo un occhio di coccodrillo che lo guarda. Solo questo. Quando è arrivato?
Allora, lui in questo periodo ha fatto dei passi da gigante, anche a livello proprio di autostima, a livello di giudizio nei confronti di se stesso, che prima era fortissimo. Adesso veramente si è mitigato rispetto al passato, ha un rapporto migliore con se stesso, però è come sai, se rimanesse qualche residuo ehm, in cui si può sentire giudicato dagli altri se ha preso le scelte giuste. Quindi qualche piccolo senso di colpa piuttosto che un'eventuale critica dall'esterno. Quindi questo occhio sta proprio a rappresentare un po' questo, no? Questo occhio che sembra un po' una camera, una spia, no? Qualcuno che spia, che giudica. Come lo vedi? Dove lo vedi questo occhio? È come se vedessi solamente l'occhio con la tipica palpebra, diciamo così, del coccodrillo, quindi rettiliana alla fine, ed è come se fosse, non so come spiegartelo, sospeso nell'ambiente, diciamo così. Giallo? Giallo, giallo verdastro, però più giallo, sì. Pupilla verticale. Sì, sì. Perché dici coccodrillo? Non lo so, lo so, non so spiegare. Ok. Entità mentali. No, me ne viene solo una, ma piccola, no? Io direi di livello 1. Me la chiama cavia, come quasi se lui si sottoponesse a un esperimento, che è uno esperimento anche conoscitivo della vita e di se stesso. Solo che naturalmente, in quanto esperimento, ehm, insomma, può avere anche dei momenti spiacevoli, no? Dei momenti dolorosi, Mhm. dei momenti in cui non sai neanche bene quale sarà il risultato. Quando è arrivata? È come se fosse, guarda, mi piace perché lui non è schiacciato da questa entità mentale, è come se fosse giustamente uno strumento al suo servizio, perché è come se gli servisse per andare anche a risolvere alcune questioni che in gran parte ha soluzionato, ma non del tutto. E quindi gli serve questo, gli serve sottoporsi a questo esperimento per riuscire a completare completamente alcune questioni della sua vita. Quali? Una è il rapporto con il padre. Che si è chiamato? Sì, già l'avevamo mandato al portale aureo, eccetera, però è un rapporto molto forte. Ehm, come se avesse bisogno ancora di mettere a posto un paio di cosine. Mhm. Rispetto alla madre lo vedo molto meglio, molto più pacificato nei confronti della madre. Mhm. Ehm, Vedo che ancora, ma è molto più vicino al raggiungimento di una relazione con una donna, però è ancora come se volesse sistemare due cose, anche se io lo vedo che lui adesso è molto più appetibile agli occhi delle donne, però è come se dovesse ancora sistemare un paio di cose per essere veramente aperto e disponibile ad un rapporto. Però vedo che le donne lo guardano con più interesse rispetto a prima. E la madre? La madre è come se fosse entrata in una sua dimensione pre-morte. Vedo che questa malattia, no, che lei ha di Alzheimer, ce la assorbe molto. È come una sorta di sogno.
chiamiamola, nel cinema, insieme all'amico della casa e la compagna. La madre vuole venire con il letto, perché è come se non volesse rinunciare del tutto a questa sua condizione, che è come se non le dispiacesse completamente. Di persona da accudire. Di persona da accudire e allo stesso tempo che è autorizzata a vivere in una sua dimensione tutta particolare, ecco. In che senso? Diciamo che è come se lei, attraverso questa malattia che ha scelto, no, di sperimentare, vivesse una dimensione che non è quella condivisa dagli altri. Si è proprio ritagliata un suo spazio, un suo piccolo mondo. Non capisco quale. Beh, e- cioè Dimmi. nel momento in cui c'è questo morbo, che è fondamentalmente ehm, colpisce molto la mente, colpisce molto i ricordi e quindi colpisce molto, no? Il rapporto con le persone, tutto quanto si altera. Ed è come se lei si fosse chiusa in una specie di sua fiaba. L'influenza di moda, intendi? Quella passata? No, Al morbo di io cui affetta? sì, Una fiaba. Ok. Quindi entra con letto oppure no? sì, sì, certo che Collega? sì. Cioè amico? Sì, l'amico, sì, io lo vedo anche un buon amico proprio. Certo che viene. In mano nella mano con questa fidanzata che ha effettivamente un fortissimo ascendente su di lui, ha una personalità forse più forte della sua anche. Chi altri viene nel cinema? Mi fa vedere degli appassionati di musica. Io non so se lui ogni tanto, anche nel passato, ha suonato con qualcuno, visto che lui ama suonare il sassofono, no? Mhm. Perché vedo che entrano con degli spartiti musicali. Quanti Come sono? se, adesso me ne fa vedere quattro, no? Come se la musica abbia creato fra di loro un legame. A volte esistono dei legami che vanno al di là, no? Delle esperienze intese come amicizia. La musica è un legante. Ok. Entità mentale cavia, quando è arrivata rispetto alla precedente sessione? Mm. E lì, guarda, a un certo livello, perché dunque Roberto io lo vedo proprio come una persona molto avanti, no? Che è come se riuscisse a volte intravedere e gli strati della realtà, perché comunque la realtà non è uniforme, è fatta di vari livelli, in base alla consapevolezza li riesci a vedere, e anche vari strati di sé, di conseguenza, no? È come se avesse pescato da uno di questi suoi strati intermedi, diciamo così, di sé, e avesse deciso che questa entità mentale eh, sarebbe stata da un lato un piccolo blocco, ma dall'altro la chiave per uno sblocco maggiore. Cioè che sbloccando questa entità mentale avrebbe sbloccato a catena tutta una serie di situazioni ancora un po' irrisolte. Va bene, prima di analizzarle vediamo se ci sono impianti. No, Niente, chiedo scusa che è da starnutire. ma tranquillo. Scusate. Salute. No impianti. Vediamo le situazioni da sbloccare. La casa, Sì, questa proprietà.
che è nel bosco. Mm, allora, lui se la fa un po' più difficile di quello che è, secondo me, perché non è così difficile come lui la pensa. Ehm, io vedo che se lui, allora, lui per esempio ha un potere creativo altissimo e ancora non l'ha capito, perché nella maggior parte della sua vita lui è vissuto in una condizione di ehm, forte disistima di sé, Mhm. ok? Quindi questo ha fatto sì che non vedesse il suo potere creativo. Ma io vedo che se lui passa un periodo di tempo a convogliare le sue energie su questa volontà, che è quella di vendere questa sua parte di proprietà, Mhm. lui riesce. Ma chi? Allora, secondo me si attiva una sorta di passaparola. Lo vedo molto collegato a un passaparola dell'amico. Mhm. Quindi come se si attivassero poi delle conoscenze comuni. Poi può arrivare, non so per dirti, al quarto grado, come dirti, no? Il tizio l'ha detto a Caio, Caio l'ha detto a Sempronio, Mm. ok? Eh, Però all'amico andrà bene questa persona qua, che non è magari esattamente nella sua strettissima cerchia di amicizie, no? Andrà Insomma, è bene possibile. perché sì, 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 scoprirà che c'è un'affinità, per cui va bene. Vabbè, Pancras, vedi Sai che io qualcosa qui? sì, le collego entrambe al padre, sia i polmoni che il pancreas. Lui che fuma una, 2, 3, 3, 4 sigarette al giorno, padre che fumava 3, 4 pacchetti al giorno. Mm. Non so, a me è venuto fuori forse quando lavorava nella sua vita precedente, tra virgolette, no? Quando era in ufficio, forse era ancora più tentato, no? Nel Mm. fumare. Chi, Giacomo? Sì. Mm. Mm. Mm, comunque era un lavoro più razionale, monotono. In che Ecco. paese? E, cioè quando lavorava in questo ufficio pubblico, Mm. in un ufficio pubblico, diciamo, sì, Nella, immobili, nella si vita occupava di precedente. immobili. Mm. No, 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 in questa vita, Ah, in cioè, questa? Mm. sì, intendo la sua vita precedente che era proprio tutta un'altra fase della sua vita, Ah, no? ok, ok, ok. Perché aveva proprio un lavoro amministrativo, insomma, così, anche abbastanza noioso, di scartoffie, credo. Ecco, ehm, Chiamiamolo il padre. mm, Sale Aura, uscita eh, al contrario. eh. È forte perché è come se facesse un gesto contemporaneo, nel senso che quasi contemporaneamente, perché utilizza la mano destra, il padre, per lanciarsi alle spalle un pacchetto di sigarette e la mano sinistra la utilizza per togliere le sigarette di mano da Giacomo. E facendo questo doppio passaggio si ritrova ovviamente con le mani libere, con le braccia libere e vedo che va ad abbracciare Giacomo stesso. Non abbiamo bisogno di queste per essere legati, Cioè, non è quello il legame. no. Sai che cosa? Cioè, è come se mi emergessero poi dei pezzi, credo, no, della sessione precedente, che in parte, allora Giacomo ha un fortissimo legame con la sua famiglia, solo che essendoci stati anche degli episodi molto delicati all'interno della sua famiglia, è accaduto che per mantenere questo legame l'abbia fatto attraverso degli elementi, tra virgolette, insani. Quindi lui, per esempio, si è per esempio molto legato all'aspetto della mente, della testa, no? Perché abbiamo visto essere un po' un elemento comune dentro la sua famiglia.
Cioè tipo che la sorella aveva dei problemi proprio di fragilità psicologica. Mm, Il padre ha avuto questa malattia proprio alla testa, al cervello. mhm, La madre tuttora ha una malattia neurologica, no? mhm. E quindi è come se lui, per mantenere la forte connessione con i suoi componenti familiari, l'avesse fatto aggrappandosi alla patologia. Poi cos'è successo? Fa la sessione, quindi migliora questa roba qui, si toglie anche la paura, perché c'era forte in lui, no? La paura di replicare, per esempio, la malattia della mamma, no? Su di sé. Si toglie questa roba, però tipo per agganciare ancora il padre, rimane attraverso le sigarette, come. Mhm. Mm. Resta questo contatto. Va bene. Che cosa vogliono fare in eterico insieme? Adesso ci disintossichiamo, come Come? se non avessimo mai fumato. Mhm. Aspetta, mi dà come un concetto di depurazione attraverso il vapore. Come se loro fossero quasi, non so come spiegarti, no? Degli oggetti da sterilizzare, no? E lo fai attraverso il vapore. E quindi loro si rendono così, in questo momento, trasparenti, come se fossero quasi dei lambicchi di vetro trasparenti, Mm. passa attraverso loro il vapore, semplicemente, è solo ed esclusivamente acqua. E vedo che li ripulisce proprio ogni cellula, ogni anfratto dei loro corpi, anche se appunto il padre, cioè non è che adesso ce l'ha più il corpo, no? Mhm. Però sta facendo questo processo di pulizia profonda insieme a Giacomo, ecco. Vedo proprio che gli ripulisce bene i seni nasali a Giacomo, le orecchie, questo vapore, la gola. Giacomo, fammi un gesto del capo. Tuo padre è stato cremato? No. Ok. Monica, se fosse stato cremato, dove sarebbe il corpo? Non ho capito la domanda. Sarebbe nelle ceneri, no? Certo, Ma di fatto non c'è solo cenere nella combustione, c'è anche calore, luce. certo. Dove va questo calore e questa luce di un corpo fisico combusto? Oddio, non lo riesco a vedere così. Cioè, mi mostra che nel momento in cui avviene la morte, il Mhm. corpo prende il suo effettivo significato, ovvero un involucro, Mm. che in quel momento lì ha perso la sua funzione. E quindi in verità poco importa cosa succede. Ok, volevo saperlo. Immagine finale del padre e di Giacomo. Allora, compiono questa pulizia totale dalla testa proprio fino ai piedi. Vedo anche che c'è tanta pulizia a livello ehm, sì, pancreas, fegato, ma poi anche inguini giù in basso, tutte le vene che percorrono le gambe. Una volta che è terminata questa pulizia, loro si separano dall'abbraccio. Giacomo ritorna ad essere così com'è, no? In carne ed ossa. Il padre è una sorta di luce, però è come se pulsasse in maniera più evidente, più fragorosa. Messaggio del padre a Giacomo. Sei pulito, rimani così. Del padre alla moglie. Mm.
tra non molto ci rivediamo. Vabbè, e lo salutiamo. Mm. Chiudi il portale Aura, fatto? Sì, sì. Io Giacomo lo vedo molto sereno in queste fasi. Ok. Torniamo un attimo alla casa. Voleva verificare Giacomo che questa compagna del socio, del socio amico, che canalizza esseri, fosse pulita. Dunque, ecco, lei è proprio un metodo un po' classico, in cui lei diventa canale per l'entità. Quindi in quel momento è come se lei fosse, tra virgolette, posseduta dall'entità, come se lei non riuscisse a mantenere un distacco. Cioè, quello che sarebbe importante che lei facesse è che nel momento in cui viene a contatto con questa entità fosse ben consapevole che lei è altro, ok? E invece lei vedo che si fa molto contaminare e quindi rimane poi come uno stato di... cioè lei si deve pulire e soprattutto si deve rendere conto che cioè, ci sono alcune cose che deve ancora definire bene, cioè che è vero che noi creiamo il tutto, ok? Quindi noi alla fine siamo creatori di tutto quanto, incluse di queste entità. Ma in questo gioco qua dimensionale, in un certo senso, noi siamo altro rispetto a queste entità. Quindi non ci dobbiamo far fagocitare da loro, perché altrimenti ci portano via energia. Siamo anche i capi di questa entità. A lei sfuggono dei particolari così. Però io vedo che ha delle buone intuizioni. Però deve mettere un attimino più di distanza, non farsi coinvolgere completamente e rendersi conto che comunque la decisione, la visione, l'intuizione è sua, non seguire poi quanto viene detto dall'entità. È come se questa donna fosse il direttore e creatore di una fabbrica di valvole idrauliche, quindi è colui che è nato prima disegnandole, poi studiandole, poi adesso ha tutta una rete di produzione sua e prendesse consigli, ordini e pareri dall'ultimo neoassunto operaio della filiera, il magazziniere. E nessuno si muove più se il magazziniere non dà delle indicazioni, che chiaramente nel caso specifico prenderebbe a caso da un cesto. Nel caso delle entità, le entità portano a casa il loro interesse, no? Certo, esattamente. Vedono che il padrone si comporta come schiavo e cercano di avere il più possibile dal padrone. Quindi maggior stipendio, molta più energia. Cosa fa nel cinema questa donna? È come se lei ne avesse avuto il sospetto. Non le stai dicendo una cosa che la fa rimanere male o che la sorprende completamente. Aveva avuto la sensazione che potessero essere così le cose. Va bene. Causa esoterica del sonno disturbato. È come se lui si dovesse un attimino sintonizzare bene su se stesso, riuscendo a mettere insieme tutte le varie esperienze di vita che concorrono alla sua evoluzione, al suo arricchimento. Lui ha veramente possibilità immense, nel senso che da un lato mi fa vedere che ha la musica, quasi come ponte di collegamento fra sé e la sorgente, diciamo, no? Da un lato ha i sogni, dall'altro ha queste sue capacità, diciamo così, di cura terapeutiche.
dall'altro ha proprio anche la sua fantasia, la sua creatività, che poi diventa creazione. Nei sogni succede che lui, essendo appunto che si deve un attimino registrare, è come se fosse nella prima fase di un sogno lucido, cioè come se fosse al primo step di un sogno lucido. I sogni lucidi sono quelli in cui tu sei il direttore, no? Il regista. Mm? Lui però non l'ha ancora ben capito. Allora sente queste voci fuori campo, tra l'altro non riesce a capire se questa voce è sua personale o se è esterna. Lui può diventare il direttore di questo sogno, questo è il sogno lucido, no? Lui che prende possesso del sogno e lo gestisce. Però è in questa prima fase embrionale. Si è capito? Sì. Giacomo e il sax. Guarda, sai che cosa? Ha proprio scelto, ovviamente non in maniera del tutto consapevole, ma lo strumento giustissimo per lui, in cui c'è così tanto impiego di fiato che gli fa capire che intanto le sigarette assolutamente no, perché sono anche controproducenti rispetto a questo tipo di attività. E poi proprio perché gli fanno capire quanto il respiro è vita. E poi vedo che entra come in uno stato non so, di totale consapevolezza e saggezza quando suona, proprio in uno stadio evolutivo superiore. Lo dovrebbe, anzi, dovrebbe farlo un po' più spesso, perché vedo che lo fa anche troppo poco. A quanto vibra quando suona il sax? Qua mi fa vedere che se lui prolunga, ok, quindi non è solamente la svisata così, di qualche nota, eccetera, vedo che progredisce, no? Mi fa vedere che inizia quasi subito, passa sul centinaio di miliardi, già alle prime note, poi mano a mano sale, 800, 900, 1000, mi fa vedere che arriva fino a 2000. Massa. Sì, no, è Tanto. incredibile. Mm. E ti dirò che quando lui suona, se dovesse suonare con un paio di persone va anche molto bene, perché è proprio come se ci fosse una sorta di comunicazione fra di loro attraverso le note, la musica. E c'è un qualcosa di supremo. Procrastina. Vive sulla lama di un rasoio. Sì, Non so se questa sta. fase intermedia. È questa fase intermedia in cui tutto si sta preparando. Certo, è importante che non stia lì a dormire, no? Tanto lui lo sa benissimo che tanto le cose non è che si realizzano da sé, è lui a realizzarle, è lui a dover prendere una decisione e a concretizzare la sua volontà. Però sai che cosa? È proprio una fase necessaria intermedia. Anche tutto quello che sta succedendo nella sua regione, no? Che oggettivamente gli impedisce di poter compiere certe azioni, è veramente impossibile, ok? Emilia Romagna? Mhm. Eh sì, mm, non si può fare. Per questioni pratiche davvero certe cose non si possono fare. È questa fase intermedia di preparazione. E poi vedo per esempio che allora, l'Emilia-Romagna è un po' una regione pilota. Lui ha veramente un'intelligenza incredibile perché questo suo progetto piccolo, Cavia, in realtà lui l'ha compreso essere della sua intera regione. L'Emilia-Romagna è una regione pilota esperimento, diciamo così, no? E lui è come se lui chiaramente non può bastare, ma altri come lui possono fare la differenza per dire no all'esperimento. In cosa consiste l'esperimento? Senti, è come un piccolo reset.
un piccolo reset, sai che è davvero, no? Quello che noi conosciamo essere come grande reset, no? Eh, possono essere plausibilmente stati o dei terremoti o delle inondazioni, no? Perché si parla di molto fango. Alla fine di tutto ciò, in Emilia-Romagna ovviamente rimarrà tantissimo fango, no? Mm. E la condizione psicologica delle persone sarà quella di un po' tabula rasa, perché la paura, l'incertezza avrà fatto un po' tabula rasa. E, e questa vuole essere proprio una regione, ma l'hanno già iniziato a fare comunque, degli esperimenti diversi per un forte controllo mentale. In che modo? E quindi proprio attraverso una forte digitalizzazione, identità digitale. Forse è stata una delle prime a proporre la città dei 15 minuti, no? Bologna, credo. Mm. Quindi il totale controllo da ogni punto di vista, no? Della persona. Fisico, sociale, psicologico, economico. Però, ribadisco, non c'è niente di scontato, non c'è niente di già definito, no. Persone come Giacomo e altre persone possono dire no. Giacomo e il lavoro. Ma allora, rispetto a tutto quello che faceva in precedenza, no, è proprio si è chiuso quel capitolo lì. Non so perché mi fa vedere mole e mole di documenti, di noie, proprio no. E perché si apre proprio in lui questa fase di, non so come dirti, uomo nuovo, un uomo che è basato proprio sulle sue capacità fisico-spirituali. Quindi vedo che come se il suo guadagno potesse arrivare da più attività, non da un'unica attività. Certamente quei piccoli corsi che ha fatto, lui si li può impiegare. Ma poi tra l'altro vedo che cioè lui si fa dei problemi perché dice, ah sì, la gente non mi conosce, no? Però tipo che i primi 2 trattamenti che farà, cioè avranno talmente tanto un risultato positivo che poi ci sarà un passaparola incredibile. Mm. Come se non se ne dovrà occupare lui di questa parte di pubblicità, ecco. Il passaparola che è la pubblicità migliore. Ok. E perché adesso il blocco? Perché è necessario? Lui ha, facciamo, no? Passato 50 anni di vita in una certa maniera, di veramente pentola a pressione, direi, ecco. Mm? Adesso per poter far sfiatare questa pentola a pressione, diciamo così, inteso come mm, realizzarsi, sai che non lo puoi alzare subito, no? La valvola della pentola a pressione, perché sennò inizia a schizzare come, no? Mm. A schizzare dappertutto, no? Fa dei danni. E quindi c'è quel momento lì di attesa, quel passaggio lì. Ok, il fumo incide nel lavoro. No, incide su tutto. Se non fumasse avrebbe già trovato il lavoro che corrisponde ai suoi talenti. Ma no, nel senso che fa tutto parte di un'escalation di cui lui ha bisogno. Ecco, è anche stato per assurdo, giusto così. Ora però è il momento di dire basta a questa roba qui. Però mi sembra un po' che l'abbia fatto già adesso dall'inizio sessione, come se, cioè, tipo adesso non so perché mi sta facendo sentire il profumo del gelsomino, no? Come a dirmi che vuole lasciare più spazio proprio all'olfatto, no? E in fin dei conti si rende conto come la sigaretta vada ad alterare, no? Sia il suo olfatto che il suo gusto. Cioè sento quasi il sapore di gelsomino anche in bocca per dirti, no? Mm. Mm. Giacomo e la fiamma.
Cioè, sembrerà un po' delirante quello che dico, ma lui poi avrà più di un'occasione. Poi, È in che anche senso? possibile, quando supera questa fase qua intermedia, che abbiamo detto che è come una specie di fase di riposo, di preparazione, boh, insomma, e quindi inizierà la sua realizzazione nel fisico, Mm. vedo che avrà più occasioni e forse prima di arrivare alla fiamma passerà per un paio di storie intermedie e va bene che sia così, perché è anche giusto che lui faccia un po' di esperienze, visto che Mm. eh, insomma non è che ce ne siano state tante. Va bene, capanne sudatorie. In passato, nel bosco, Giacomo si è cimentato, no? Ci raccontava che nel bosco vedeva certe cose, ci ha raccontato soprattutto di questo cielo vortice, quasi di un film, no? Quindi con colori non da cielo, eccetera. Era in compagnia di una persona che non vedeva nulla. Mm. Cosa è successo? Ma guarda, allora, come ti dicevo, lui ha veramente delle capacità di connessioni notevoli e lui ha proprio visto i vortici che sono propri dell'etere. Come abbiamo visto nella sessione orgone spirale, no? Mhm. Il vortice e quindi la spirale è proprio l'elemento centrale della vita e tutto quanto ha un movimento vorticoso a partire dall'atomo. Mm? Tutto quanto si muove in questo modo qui, disegnando, diciamo, una spirale. E quello che lui ha visto, infatti, sono proprio queste spirali nel cielo. Quindi ha proprio capito questo senso qui, il Come non ho? movimento vorticoso nell'etere. Le spirali nel cielo cosa significano? Alieni in Questo, arrivo? no, 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 no. È l'essenza, come si costituisce, come si ehm, organizza l'etere. Cioè lui ha visto la composizione. Ma ha visto anche la struttura digitale della cupola? Dunque, è come se effettivamente fosse riuscita a vedere qual è la forma della Terra e effettivamente ha visto che sopra c'è questa cupola, no? Questo firmamento. Ecco, sì, è riuscito a vedere in qualche modo com'è la forma. Perché è riuscito a vedere che questi vortici non è che arrivavano, non so come dirti, all'infinito, Mhm. ok? Ma si muovevano all'interno di questa, sì, cupola. Va bene. Vortici che peraltro, se non sbaglio, ha visto anche in un sogno più recente, Sì, di quale? notte. Di notte penso che abbia fatto un sogno quasi premonitore, diciamo così, no? In questo caso era più riferito ai vortici che poi ci sarebbero stati nell'acqua, mm? E quindi a tutte le alluvioni, inondazioni. Uso della conchiglia di Vadim. Ecco, questa cosa qui è importante che lui la domandi a se stesso. Lui, lo capisco che giustamente chieda delle cose all'esterno, però veramente la conchiglia è meravigliosa in quanto è estremamente personale. E ciascuno di noi può capire il modo in cui utilizzarla, proprio perché l'abbiamo visto durante la sessione, no? Questa racchiude tutti gli elementi esistenti all'interno della nostra matrix e quindi esistenti all'interno di noi, no? Perché noi siamo alla fine l'universo stesso. Ehm, Però è giusto che si esprimano in maniera diversa in ciascun individuo. Il fatto che lui si è sentito di metterlo lì sulla, penso, come si dice, alla base, no, del letto, Mhm. dove sono i Testiera. piedi, la testiera, No, la testiera e dove c'è la testa. dove c'è la testa, va bene.
Se poi sente che è troppo, lo sposta, va bene. È la cosa appunto che io invito lui a fare, visto che lui comunque è un fumatore, è di utilizzare l'acqua in cui ha immerso la conchiglia per farsi dei lavaggi nasali e alle orecchie anche per lavarsi il viso. Quindi mette la conchiglia in immersione e quest'acqua la utilizza in questi modi. L'acqua di conchiglia. Mhm. Bere? Sì, anche. Perché è come se in qualche modo portasse avanti quel processo di depurazione che aveva fatto con il papà prima, no? Quindi è ottimo. Va bene. Di sperimentare e di non fossilizzarsi con un utilizzo. Perché può darsi che poi a volte farà delle cose che non vanno tanto bene. Va bene. Alla fine in questo senso anche lui è cavia, o come esperimento, ci sta. Non è così sbagliato. Giacomo è vicino all'integrazione totale? È vicino nel senso è nel percorso, sì. Ok, come prima tu hai sternutito, lui adesso può sternutire ed eliminare l'occhio rettiliano e l'entità mentale cavia. Sì, e lo fa. Fragoroso questo starnuto proprio potente. E Gli è infatti li costato elimina. fatica? No, assolutamente no. Ok. Può creare in eterico la sua conchiglia e metterla qui nell'avatar come ad eternum conchiglia, la cluster, Mm, nella casa in cui abita, nella casa di cura dove sta la madre, mm. sulla tomba del padre, nella casa Dalla del collega, sorella, mhm, nella casa del collega amico, certo. nel suo terzo, diciamo. Può Mm. scrivere un foglio, su più fogli, obiettivi, lavoro, fiamma, sax, e sopra ci mette la sua conchiglia eterica ad eternum. Mm. Vedo che prima la stringe proprio verso il suo petto, il suo cuore, e poi la piazza lì, sì. È forte, la potenza del cuore di Giacomo. Nuova vibrazione di Giacomo. 715. Ah però, nuova consapevolezza. 258. PS, 54. vite, 731. cervello, 10,6. fuori classe, È notevole Giacomo. cinema, Allora, l'amica, nonché fidanzata dell'amico, è un po' così, un po' confusa, un po' disorientata, no? Però vedo che gli sorride. amico. L'amico ha lasciato la mano della sua fidanzata ed è lì che applaude. Mm. E poi gli altri che erano appunto legati a lui dalla musica hanno organizzato tipo un concerto. Ecco. E lui suona il sax. E lui adesso però è dall'altra parte che, non so, è come se si inchinasse, no? Per ringraziare, sai, tipo maestro d'orchestra. Fa vedere così. Chi ringrazia? E, Giacomo ringrazia perché tutti quanti hanno partecipato.
Ma non ringrazia anche se stesso. Assolutamente, certo. Sì, sì, il ringraziamento è proprio completo per tutti quelli che hanno partecipato, sì. Come si ringrazia? A parte che adesso lo vedo bellissimo, no? Come se avesse fatto proprio questa cura rigenerante totale. Mhm. Ehm, e dice qualcosa del tipo, quanto tempo ho passato a non volermi bene e quanto me ne voglio adesso? Sempre di più. Mm, Abbiamo già notato un grosso cambiamento dalla prima alla sessione a oggi. sì, Ci parecchio. aspettiamo adesso il completamento del suo cambiamento. Mm, Mm? sì, sì, avverrà, avverrà. Diciamo che la conchiglia aiuta, ma è nelle mani giuste. Ecco. Sì, Conchiglia come ancora di salvezza, aiutami, salvami, no. Signore. Salvami, Signore. No, non funziona. Mm. Va bene? Messaggio di Giacomo a se stesso. Anni e anni per prepararmi a questo Giacomo, che è la vera essenza di Dio, e sono io. Cioè, lo sento molto orgoglioso di sé, anche di tutto il percorso che ha fatto, molto accidentato, molto sofferto, ma molto orgoglioso. E lo deve essere, in effetti. Monica, tu conosci la mail di Giacomo? No, Ok, io ovviamente non la dirò. Causa esoterica di questa sua mail originale, solitamente è nome e cognome, no? Chiocciola qualcosa. Nel suo caso non è nome e cognome, ma sono due parole. io non so se è attinente al mare, perché adesso a me viene fuori il mare, non so Mhm. se è attinente al mare. Ehm, se è quello che mi sta mostrando, mm, è come se fosse contemporaneamente un elemento della Terra intesa come dell'universo, e come non so come spiegarti, un elemento chiave nella sua esistenza e anche in esistenze precedenti che ha avuto. Ok. Vabbè, non possiamo dirlo perché sennò sveliamo un po' la sua mail, non mi sembra il No, dai. caso, però sono cose che possono stare sul mare, sono due cose che sì, ok, poi Giacomo le valuterà. Va bene, immagine finale sul sax. È parte della mia anima, esprime la mia anima. Non posso abbandonarlo, me ne devo occupare ancora di più. Mi descrive. SAX, saxophone. La X è importante perché è di nuovo una specie di spirale. Mm. Una X che ricorda proprio il DNA, se la prolunghi. E mi fa proprio vedere quando suona, no, il sassofono, questi spirali di note, di aria. Ok, come lo vedi? Divino. Perfetto, allora disconnettiti.